Siamo all'interno dell'impianto di compostaggio d'Aielli, che è ubicato fra il confine celano ed Aielli nella provincia dell'Aquila, e da circa 10 anni effettuiamo il servizio di trattamento della FORSU, cioè della frazione organica derivante dalla raccolta differenziata dell'umido, che è mescolato insieme alla componente lignocellulogica. Attraverso il processo di compostaggio lo trasformiamo in ammendante compostato misto e compost di qualità. Trattiamo all'incirca una quantità di FORSU pari a circa 70.000 tonnellate, a cui aggiungiamo circa un 10% di frazione lignocellulogica che crea la miscela per poi effettuare l'attività di compostaggio. Rappresenta per l'Abruzzo questo l'impianto più grande in termini di capacità, e produciamo circa un 30% di ammendante compostato misto di compost di qualità. In quest'area si realizza la prima fase del ciclo di compostaggio, quella del conferimento di cui abbiamo parlato. I rifiuti di FORSU vengono conferiti attraverso i portoni automatici alla fossa di scarico, da qui poi movimentati e avviati attraverso un miscelatore rompisacco automatico alla realizzazione della miscela nelle sue componenti tra FORSU, strutturante lignocellulosico di ricircolo, e verde lignocellulosico di triturato, per ottenere la miscela che subirà il successivo trattamento in biocella. In questo momento ci troviamo nella zona che ospita i nastri che trasportano la miscela proveniente dal miscelatore, che quindi realizzano la miscela, cioè la seconda fase del trattamento aerobico dei rifiuti di FORSU. Alle mie spalle vedete il conferimento della componente lignocellulosica di bioplastiche rigido flessibili compostabili che, eventualmente non degradate completamente nel primo ciclo, vengono riemmesse nel nuovo ciclo di compostaggio per essere completamente compostate. All'interno della FORSU noi abbiamo sicuramente degli imballaggi di bioplastiche, li abbiamo sempre avuti, che sono quelli flessibili, cioè i sacchetti che contengono la raccolta differenziata dell'organico. Da un po' di tempo si sono aggiunte queste bioplastiche, dei manufatti bioplastiche rigide, posate e piatti, sempre dedicati e utilizzati per l'alimentazione di correda, l'alimentazione umana, che vengono conferite all'interno della raccolta dell'umido e conferite all'impianto. La percentuale è molto bassa complessiva, e queste frazioni vengono inserite nell'ambito della miscela della FORSU e vengono assorbite nel processo di compostaggio e trasformate anch'esse in compost di qualità. Noi abbiamo delle frazioni estranee all'interno della FORSU date sostanzialmente da un mancato rispetto da parte del cittadino delle regole sulla raccolta differenziata, quindi possiamo trovare all'interno della raccolta componenti di metallo, componenti di vetro e altri inerti o plastiche tradizionali che possono sostanzialmente andare a creare una frazione estranea all'interno della miscela, che poi in fase di vagliatura noi andiamo a separare. Vedete il set delle biocelle, dei tunnel aerati a pavimento statici che ospitano la massa da miscelata che deve subire il trattamento aerobico. Rappresenta la terza fase del nostro ciclo che abbiamo descritto. Questa che vedete alle mie spalle è l'area di maturazione con i cumuli di materiale ormai compostato in via di compostaggio finale, e vedete anche la tramoggia entro cui la pala gommata immette la miscela compostata per essere avviata alla linea di vagliatura e l'ottenimento del compost e dello strutturante di ricircolo. È l'ultima fase del processo di compostaggio. La massa ormai compostata viene vagliata attraverso una sequenza di un vaglio rotante, un cilindro rotante e una tavola a dischi, per ottenere il compost di qualità finito, la frazione di scarto di materiale non compostabile residuale e di strutturante che rimane il ciclo di trattamento aerobico in testa. Il viaggio della FORSU, della raccolta differenziata dell'umido domestico insieme alle bioplastiche rigide o flessibili, si conclude in questo modo. Otteniamo l'ammendante, un prodotto che viene riutilizzato in agricoltura e che quindi chiude il virtuoso ciclo dell'economia sostenibile. Dalla terra torna alla terra. Abbiamo non sprecato nulla e soprattutto risparmiato quelle preziose risorse di fertilizzanti che oggi hanno un costo sempre maggiore a carico della comunità.
Noi non abbiamo trovato dei grandissimi cambiamenti rispetto al passato con l'introduzione, diciamo, delle bioplastiche rigide, in quanto la percentuale, diciamo, è molto bassa, ma soprattutto la qualità della bioplastica si adatta al nostro sistema produttivo e pertanto viene assorbita come i sacchetti e le altre bioplastiche flessibili all'interno del processo di compostaggio e quindi assorbite e trasformate in compost.